Va bene, va bene. Museo di Geografia dell'Università di Padova. Questo naturalmente è il Mediterraneo, vedete l'ho messo qui, questa punta è l'Alamein, perché? Perché da qui si è sviluppato un progetto molto importante che racconta della battaglia di El Alamein, del campo di battaglia, e cerca di ricostruirlo, di mapparlo, di salvare tutto quello che si può salvare, perché cosa succede? Succede che qui sta per nascere una città di almeno 2 milioni di abitanti, la New Alamein, che è una città di fondazione proprio per raccontare quello che è il campo di battaglia prima che venga totalmente obliterato. È un lavoro di conflict archaeology che va a toccare geografi, geologi, ma anche volontariato, perché è anche un importantissimo lavoro di public archaeology, cioè di un'archeologia che fa partecipare il pubblico, un pubblico interessato, un pubblico formato, ma che sicuramente rappresenta in campi di battaglia di così vasta estensione un'arma in più per gli studiosi. Il campo di battaglia di El Alamein si estende nel deserto egiziano a partire dal Mar Mediterraneo fino alla Grande Depressione di El Qattara. È un campo di battaglia piuttosto esteso, sono un'ottantina di chilometri di trincee e postazioni. Oggi il campo di battaglia è minacciato dall'espansione della New El Alamein City, una delle grandi nuove città realizzate dal governo egiziano, che prevede un numero di abitanti esorbitante, sono previsti più di 2 milioni di abitanti, e un'estensione di molti chilometri all'interno nel deserto, andando a sovrapporsi inevitabilmente a quella che è la rete di trincee e postazioni. Ecco, io indicando queste, posso dire che questa autostrada ha 8 corsie, sì. Va proprio sopra fa esattamente sopra le postazioni della Folgore. Della Folgore. Anche questi sono tutti gli scavi che sono stati realizzati per i sottofondi stradali e hanno cancellato molte delle postazioni. Se noi torniamo indietro nel tempo con un'immagine del, eccolo qua, 2013, l'autostrada non c'è più ed ecco qui le postazioni, eccole qui. Che sono molto evidenti. Ecco, sono molto evidenti, non in tutte le immagini, ma in molte di queste immagini noi riusciamo a riconoscere. Il fatto è che per dimensione e forma riusciamo anche a caratterizzarle. Esiste una tipologia molto varia di postazioni. Abbiamo le postazioni individuali, le buche da riposo e da combattimento. Si riescono a capire anche da qua? Quelle per le tende. Anche col dito. Allora, queste sono tutte postazioni individuali. In genere sono divise in 2 gruppi. Ecco, questa che è un po' più grande, con ogni probabilità è una postazione per un'arma di squadra, quindi per una mitragliatrice, quella che sto indicando adesso. Erano letteralmente migliaia le postazioni ancora conservate. Ne abbiamo censite un numero tra le 25.000 e le 30.000 postazioni ancora esistenti. Pensare di fare un rilevamento a terra è ovviamente impossibile, ma le immagini ad alta risoluzione, anche quelle disponibili sulle piattaforme che oggi sono liberamente accessibili per tutti, Google Maps, Bing Maps, hanno consentito di riconoscere queste postazioni, di classificarle, di rapportarle a quelle che sono le carte storiche militari che abbiamo raccolto presso gli archivi, e poi quindi di raggiungere, guidati dal GPS, i punti più interessanti. Si tratta di rilievi tabulari, cioè di rilievi con la sommità piatta, che formano una sorta di castello naturale, e se noi andiamo ai margini, per così dire, di questo castello, ecco qui, noi vediamo altre postazioni. Questa per esempio è una postazione di 47, 47 è un piccolo cannone anticarro che viene in dotazione ai paracadutisti e che è collegata da una trincea ancora a una posizione riparata. Abbiamo censito solo per quest'area
più di 2500 postazioni o gruppi di postazioni e abbiamo fatto una valutazione che nel complesso nell'area vi siano all'incirca 25-30.000 postazioni ancora esistenti. Questa è la nuova El Alamein, con il settore costiero ormai interamente occupato da strutture turistiche, ma il previsto piano di espansione della città, vedete, prevede una serie di lottizzazioni che vanno a occupare larga parte del fronte nord. La città è in rapidissima crescita e con ogni probabilità quasi tutte, se non tutte, le postazioni che saranno interessate da questa trasformazione verranno obliterate. Queste linee che osserviamo in questo punto sono i settori esterni dei campi minati italo-tedeschi. Come si vede, la lottizzazione interessa parte di quest'area, ma tutto questo settore era occupato dagli alleati e questo verrà completamente trasformato. Abbiamo condotto più di 20 missioni grazie all'aiuto del gruppo di lavoro costituito dall'Università di Padova, dalla Società Italiana di Geografia e Geologia Militare, ed un grande aiuto è arrivato anche dalle associazioni d'Arma, in particolare dall'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. Poi quasi 300 volontari si sono resi disponibili ad accompagnarci nel deserto e ad aiutarci nelle misure, nei sopralluoghi, negli scavi e nel ripristino delle postazioni. Possiamo dire che questo è anche un lavoro di public archaeology? Lo è senz'altro anche per il modo in cui sono state organizzate le missioni, che prevedevano sempre una prima parte di istruzione e di survey. L'unico modo per comprendere una vicenda come una battaglia sia quello di ripercorrere i luoghi della battaglia. Noi siamo abituati a considerare il deserto come una piatta distesa uniforme e priva di ostacoli. In questo caso noi abbiamo diversi tipi di deserto. Abbiamo un deserto un po' più sabbioso vicino alla costa, anche se le coperture sabbiose sono limitate, e poi abbiamo un deserto roccioso con dei rilievi non particolarmente pronunciati, ma che a sud arrivano a superare i 200 metri. Quindi c'è una situazione morfologica molto frastagliata, con delle vie preferenziali di accesso che ovviamente venivano tenute in debita considerazione sia dagli alleati che dovevano attaccare sia dagli italo-tedeschi che dovevano difendere quelle vie di facilitazione. Queste che vedete sono delle trincee, anche queste, che portano alla periferia della scarpata, e questi sono dei depositi sotterranei che ospitavano probabilmente materiali. Questa è tutta una rete di trincee, sono trincee realizzate dai britannici nel 1941 in previsione di un attacco da parte delle forze dell'asse. Quindi El Alamein era già preparata? El Alamein era già preparata, avevamo sostanzialmente un campo trincerato a nord e due aree fortificate, Karet El Abd e il Nak Abu Duais, cioè il passo del carro e del cammello, e quello che poi sarà il Fort Menton, dal nome del comandante tedesco che lo occuperà durante l'estate del 1942. Erano dei punti fortificati collegati da una strada, pronti ad essere allestiti in caso di attacco e quindi di fornire assieme ai campi minati una prima linea difensiva. In effetti ebbero proprio questa funzione. Questo ci ha permesso in alcuni casi di individuare le singole postazioni dei singoli combattenti che hanno raccontato il luogo dove hanno combattuto, a volte hanno accompagnato i loro resoconti con degli schizzi. È il caso del caporale Lui, per esempio, della Folgore, che racconta dell'attacco dei francesi durante l'ultima battaglia, la battaglia grande, fa uno schizzo della sua postazione e racconta che la sua breda si inceppa e quindi torna indietro di corsa per avvisare il comando dell'attacco in corso. Abbiamo trovato la postazione e abbiamo ritrovato le lastrine della breda. Non solo,
ai piedi del versante abbiamo ritrovato i proiettili dei Thompson inglesi con i quali erano armati i francesi che avevano attaccato le postazioni della Folgore, così come abbiamo potuto ricostruire il percorso del tenente Gola, che comandava un piccolo plotone di mortaisti, che ha contrattaccato usando le bombe a mano e ha lasciato lungo il suo percorso le cuffie di sicurezza che hanno in qualche modo tracciato il percorso, insomma, che ha effettuato. Noi abbiamo avuto la fortuna e l'onore di intervistare una serie di reduci e per 4 di loro abbiamo avuto la possibilità anche di accompagnarli sul campo di battaglia e di riaccompagnarli nelle postazioni che loro avevano occupato nell'estate del 42. In un caso in particolare abbiamo riportato uno di questi reduci, era un mitragliere della Folgore, esattamente nella sua postazione, che lui ha immediatamente riconosciuto indicando i vari punti presidiati dai colleghi, la riservetta delle munizioni e altri elementi che noi riconosciamo anche da tutta una serie di resoconti e di documenti. Quindi da una parte abbiamo un'informazione importante dal punto di vista storico e dall'altro anche un episodio umano e commovente di ritorno al passato per uno dei reduci.